Ritagliamoci un secondo, uno spazio, Elena. Mhm, Il 16, sì, il 16 di mhm. settembre 2022 nelle Marche capita un'alluvione. Qualcuno ha detto che un aereo che normalmente ha altre funzioni, ma che secondo alcuni ha anche il compito di modificare il meteo, è partito dalla Germania, ha fatto svariati giri sopra le Marche, è tornato indietro e poi è arrivata l'alluvione. Allora, in eterico, se guardo questo aereo, ok, Mhm. fa il volo normale mentre arriva, poi quando arriva lì, con questo movimento e con mm, dei meccanismi che ha a bordo, ok, è come se creasse Un vortice. un accumularsi di molecole magnetiche, Mhm. metalliche e magnetiche, ok? È come se si creasse un muro di metalli magnetici, ok? E appena lui va via, che Mhm. quindi non c'è più il suo meccanismo, ok? Questi crollano e vanno a terra. Questi magneti però hanno richiamato, mi viene da dire che hanno prima, durante il giorno, durante i giorni precedenti, però durante il giorno sono passati tanti aerei, hanno fatto tante scie chimiche vicine, ok? Mhm. È con questo meccanismo io vedo che questi magneti hanno richiamato tutte le nuvole delle scie Mhm. e quando l'aereo è andato via, che quindi non faceva più da collante, ok? L'acqua delle nuvole insieme ai metalli è andato tutto a terra di colpo. Ok, chi è il Eterico vedo mandante? questa cosa. Allora, mi viene Soros, mi viene Davos, sì, Davos, Soros, con appunto questo distaccamento, diciamo, logistico in Germania. Qual è l'obiettivo? Sono morte alcune persone, non tante, ma sono morte alcune persone. Cos'è un sacrificio? Mm, allora, una prova di sacrificio, una prova di funzionamento di questa tecnologia. Perché adesso? Allora, quello che vedo adesso così è che nella loro agenda, ipoteticamente, prossima, l'energia, dopo l'emergenza dell'energia, del gas, della luce, ok, vedo tipo qualcosa di alimentare, che però è molto legato a quello dell'energia, quindi è come se si sovrapponessero. E poi vedo questa emergenza climatica fatta in questa maniera. Adesso, nel qui e ora, direi 1 anno e mezzo nel loro programma. Cosa? Entro un anno e mezzo che succede? O tra un anno e mezzo che succede? Tra 1 anno e mezzo inizieranno a fare questi fenomeni, vorrebbero iniziare a fare questi fenomeni sparsi per tutto il mondo. La cosa che vedo è che vorrebbero farli così molto localizzati, ok? E poi far finta che da molto localizzati diventano molto estesi e fare grandi aree. Perché l'Italia? Beh, l'Italia è il posto della sperimentazione di tutto. Perché? Allora, perché ha un'energia fortissima, lo vedo, continuo a vederlo, è l'energia, diciamo, la più forte del mondiale, ti potrei dire, lì sotto, più superficiale. Quella più superficiale, qui a livello mondiale è la più superficiale, forte, mentre catena dell'Himalaya, sotto, 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 vedo ehm, come se ci fosse un'enorme luce
direi che quella invece è l'energia più potente, più Bassa. sotterranea. Ecco. Quindi a livello superficiale l'Italia è quella che ha l'energia più forte di tutto il mondo, molto concentrata, ed è per questo che ehm, il Vaticano e i papi si sono stabiliti qui, ok? Ed è per questo che la maggior parte di tunnel arrivano qua. Ok, perché devono tenere l'energia sotto controllo a bada con i loro liti, sì, i loro riti energetici tengono le vibrazioni basse, ok, e i loro meccanismi. Ed è anche, mi viene da dire, la concentrazione di sperimentazione, ma per questo motivo, perché diciamo, eh, l'ultimo posto che crollerà, mi viene da dire, per loro. Perché hanno scelto le Marche e non una grande città italiana? No, perché va bene le Marche, perché non desta sospetti, mi viene da dire. È molto anonimo. Bah. Ha un'energia sotto molto pura la Marche, quindi è proprio uno dei primi esperimenti di questo tipo, vedo. Mhm. E quindi è molto anonimo, molto puro a livello energetico e quindi ehm, si vedeva molto come l'energia che c'era a terra e tutto quello che è stato montato in cielo, ok, Mhm. come le due cose hanno reagito. Va bene, distribuiamo un po' di VIC in tutta l'Italia, specialmente nelle Marche, ma soprattutto nel territorio italiano, in modo tale da aumentare la consapevolezza, da aumentare la frequenza, dall'impedire il più possibile queste interferenze fisiche. Come sta messo il Deep State? Io li vedo, ogni tanto guardo, no? Così, e io li vedo molto in crisi, molto... stanno, perdono i pezzi, perdono i pezzi, è come se fosse, non so, come se ci fosse una grande, un grande essere, no? Che si muove tutto bello intero, ok? E quando inizia a essere colpito, perde i pezzi laterali, no? Va avanti lo stesso, ma man mano che va avanti perde un pezzo, perde un pezzo, perde un pezzo. E Quanto ha quindi perso rispetto all'epoca d'oro in percentuale? il 70%. Mm. Ha perso il 70%. Mm. Ma esiste un essere così eterico? Allora, no, no, vedo più una rete eterica mondiale, Mm. ok, C'è fatta un di tanti... centro, Mm? gangli. C'è un centro? Sì, il Dov'è? centro sta ancora andando avanti. Ah, Lo vedo spostato un po' più a nord del Regno Unito. nel mare? Mm, Islanda? Islanda? Mm, Va bene, quella zona mettiamogli lì. una grande ad eternum in tutta l'isola. Questo lo crea tutta la popolazione mondiale, di quelli che vogliono partecipare. Quanti partecipano? 2 miliardi. Degli altri c'è una parte che proprio non sente neanche, non vibra a tal punto da sentire neanche il richiamo, Mhm. e altri per la posizione in cui si trovano, diciamo, è come se sentissero il richiamo, sono diffidenti perché così loro sono in questo momento. Mm. Ecco. Va bene. Lo sgretolamento del mostro aumenta dopo questa azione?
Mhm. Sì, come se avessero... Allora, prima andava come se andasse in una certa direzione, no? Senza curarsi di quello che succedeva dietro. E in questo momento ha drizzato un po' le antenne, cioè ha sentito il nostro lavoro, sta sentendo il nostro lavoro e lo teme. Sì, continua a sgretolarsi Va e bene. lo teme. Abbiamo disattivato anche il lavoro sulle Marche. Sì, adesso si è creata un ad eternum enorme a forma di una sfera enorme, grossa come tutta quella zona lì, prende anche una zona di mare perché deve essere protetta, mi viene. Mhm. Ehm, e lì emana tutta energia tutte vibrazioni dell'ad eternum, ok, enorme. E c'è dentro una luce che è come se fosse, sai il cielo di cui parlavamo prima, ecco, tutto così. Ok? E tutto ciò che arriva da fuori in questo momento non può entrare. Deve essere mantenuto tanto dai cittadini, vedo, dalla popolazione, dalla società. Quindi durerà un bel po', ma diciamo è influenzato dalle vibrazioni delle persone. Ok, quelli che hanno perso la vita, portale aureo, e se vogliono andare vanno, se non vogliono ancora andare ci andranno quando saranno pronti. Ma hanno l'informazione per farlo. Mhm. Un paio vanno. Va bene, chiudiamo qui il capitolo.